Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Che musica ascolti? Dipende. Non ho un genere in particolare. Ascolto un po' di tutto. Ma che risposta è? Le sagre del cliché? Non è che mi hai chiesto cosa ne penso del viaggio nello spazio con la bicicletta. A domande cliché, ci sono risposte cliché. Non si può ascoltare tutto. Non è armonico. Per me invece è armonicissimo. Facciamo un esempio. Sai nuotare? Sì. E visto che l'hai detto tu, saprai andare anche in bicicletta, immagino. Immagini bene. Ecco, non si può nuotare andando in bicicletta. Hai capito? Si deve scegliere, allora si diventa armonici, o mare o bicicletta. Io al mare ci vado in bicicletta. E nello spazio con i razzi, per essere precisi. Quindi? Se nuoti come vai in bicicletta, affoghi. Se pedali come nuoti, cadi per terra. Quindi l'armonia dove sta? Lasciamo stare ste bici e sto mare, per favore. Era per dire. Ma siamo distanti dalla musica. No, 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 no! Sì, 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 sì. Mi dici che ascolti tutto? Non c'è armonia? Vai bici nuotando? Aspetta, E chi si muove? ascolto un po' di tutto, mica mi piace tutto. Ah no? No. Allora? Allora cosa? Allora possiamo dire che vai al mare in bici, pedalando col giusto movimento e poi nuoti, con le bracciate che ti servono, né una di più né una di meno. Così sei armonico. Segui il flusso. Bravo. Grazie. Ma Niente ma, solo il flusso. E calcola che non ho una bici e non vado mai al mare. e perché? Non saprei. Forse non ho colto il mio flusso. O forse perché sono solo una testa. Senta, le è caduto il ritmo? Che? Le è caduto? Che Il ritmo? Deve stare attenta. Lì a destra, un po' a sinistra. Un po' più. Attenta, lo calpesta. Eccolo lì. Deve stare attenta con la gente che gira. Non si preoccupi, io so come difendermi, eh. Non lo metto in dubbio, tuttavia, quando si perde il ritmo non ci facciamo caso. Guarda che lo so, eh. Ma per favore, signorina, non mi interrompa. Altrimenti non mi ricordo più quello che stavo dicendo. Che stavo dicendo? Ah, sì, ma sì, certo, lo so che lo sa. Ma capita a volte di essere sbadati e quindi quando si perde il ritmo, la vita diventa noiosamente piatta. Quindi cosa dovrei fare? Edris Colton. Come? Ti amo. Edris Colton. Ti ami, Edris Colton. Edris Colton. Edris Colton. Edris Colton. Colton.
Tutto bene. Sono stato un po' contorto? Devo andare. Come darle torto? You get me over, feeling a little closer after this massive boundless desert. Ma chi sei? Che vuoi? Ma che vuoi? Che vuoi da me? Chi sei? Ma chi è questo Edris Colton? Ma figurati che io mi metto a suonare ora! Che cosa vuoi da me? Basta! Ma lasciami stare! Basta! E no però, basta lo dico io qui. Se sei tanto curioso di sapere chi è Edris Colton, chiamalo, no? Ah, ok. Stanco di un silenzio che ti accompagna. Fai della musica il ritmo della tua vita. Chiama Edris Colton. Suonerà la chitarra come Jimi Hendrix, la batteria come Michael Porter. Se ti piace il basso, basso sia Mike Woodhead. Ti stai aspettando? Chiama la tua prima lezione gratis con Edris Colton. Yeah! Andiamo, non ci pensare più. Scuola internazionale di musica Edris Colton. La lezione potrebbe differire dal prodotto ed ha il puro scopo illustrativo. Buonasera, parlo con la Scuola Internazionale di Musica di Edris Colton?
Sì, vorrei prenotare una lezione di batteria. Possibile in settimana? Dopodomani? Ok, alle 5. 5, sì, sì, ok, va bene. Cosma? E una domanda, le bacchette le devo portare io? Va bene, a mercoledì. Salve, benvenuta. Scusami il ritardo. Salve, maestro. Non si preoccupi, la stavo aspettando. Cosmo, giusto? Sì? Come fa a saperlo? È il nome che hai lasciato per prenotare le lezioni. Ah, sì, ha ragione. Bene. Hai esperienza con la batteria? No, non proprio. Ho fatto una lezione con un amico chitarrista tanto tempo fa. Non ho capito. Hai fatto una lezione di batteria con un amico che suona la chitarra? Sì, 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 lui è bravissimo a insegnare. E suona tutti gli strumenti ad orecchio. Male, male, male. Non fidarti mai degli autodidatti. Perché? Poi adesso si prendere di moda, ad ogni modo. Da dove vuoi cominciare? Non lo so, lei è il maestro. Bene. Raccontami un po' cosa hai fatto con questo amico chitarrista. Allora, no, niente di impegnativo. Abbiamo fatto qualche tempo basse, robe in 4/4. Però ho un problema con il tempo. Il tempo. Come posso risolvere il problema del tempo? Il tempo non può e non deve essere relativamente un problema. Sì, ma nella batteria il tempo è tutto, senza quello non suoni. Permettimi di farti una domanda. Tu conti i tuoi respiri? In che senso? Quanti respiri fai al giorno? No, non direi. Non diresti. E allora perché dovresti contare i movimenti che fai nella musica? Sì, ma che c'entra? Quella è musica. Che c'entra? Quella è musica. Quella è musica, dici. Ma senta, sono passati già 10 minuti e non ho fatto niente. Vogliamo fare questa lezione, altrimenti vado via. Tutto bene. Nessuno la costringe a restare, se vuole la porta lì. Ma sto scherzando? Io ho pagato e non vado da nessuna parte. Bene, allora ascolta e siediti. Va bene. Perché la batteria? Perché proprio la batteria? Perché la batteria? Perché quando sei nervoso e hai voglia di spaccare il mondo, la batteria è un strumento perfetto per scaricare la tensione. E allora penso che dovresti iscriverti a una scuola di pugilato. Questa non è la classe giusta per te. Come? Quello che ho appena detto. Non confondiamo strumenti d'arte con il passatempo della domenica. Torniamo al tempo. Il tempo è quel respiro con cui fai delle cose. Adesso immagina di correre. Di correre sempre più veloce, più veloce. Il respiro aumenta, aumenta, aumenta. Poi d'improvviso ti fermi e pensi una crepe con dulce de leche. Dulce de leche. Dulce de leche, corretto. E davanti a te un tramonto. Quei respiri si trasformano in sospiri. Sì, un'immagine suggestiva. Però non capisco come mi può aiutare con la batteria. Cosmo, come te lo spiego? Nella vita c'è differenza tra fare le cose fatte con passione e fatte giusto per farle, no? Sì, sì, ovvio. Suona il rullante? Forte? Beh, differente. Hai sentito? Sì, ma cosa dovrei sentire esattamente? La bellezza del suono. Più che un suono io ho sentito come un ritmo, non un colpo. Corretto. Ogni cosa ha un suo suono. E al principio costa un poco distinguerli. Suona la cassa 4 volte. Avanti suono. Molto bene. Vedi, la cosa più divertente sai qual è?
che l'hai fatto senza pensare. L'hai fatto e basta. Sapresti dirmi se l'hai fatto a tempo? No, veramente no, ero concentrata nel discorso della bellezza del suono, non stavo pensando al tempo. Vedi, il tempo cambia faccia, da come lo scrivi rispetto a come lo suoni. Ogni battito è intervallato da una pausa, e nelle pause c'è un silenzio. E questo serve a dare alle note un'anima, un'identità ben precisa. In queste note c'è la vita, un silenzio pieno di vita, che a volte fa più rumore dei suoni stessi, su quanto vividi possono mostrarsi a noi. Sì, maestro, lei mi dice che i silenzi danno una identità alle note. Corretto? Sarebbe come il concetto questo delle ombre che esistono, sono possibili grazie alla luce. Sarebbe come distinguersi dalla massa. Io teoricamente ho capito, però ancora non riesco a capire il problema dell'esecuzione. I miei movimenti non sono fluidi. Non so come muovermi. Como cuando aprendes a bailar. Una vez que empiezas,